Se stai pianificando un viaggio nella città eterna, questo video potrebbe salvarti da ore di attesa sotto il sole e da delusioni evitabili. Roma è magnifica, ma anche tremendamente richiesta. Migliaia di turisti ogni giorno si contendono gli stessi biglietti, le stesse fasce orarie, gli stessi tesori millenari. La differenza tra un'esperienza indimenticabile e una giornata sprecata in coda sta tutta nella pianificazione. Ecco perché ho preparato questa guida completa, per aiutarti a scoprire quando prenotare, quanto spendere e come ottimizzare ogni momento del tuo viaggio. Roma sarà in pieno anno santo durante il 2025 e 2026. Questo significa affluenza triplicata, prenotazioni ancora più sature e possibili cantieri aperti. Pianifica con anticipo massimo e aspettati code più lunghe del solito. La Basilica di San Pietro, pur essendo gratuita, avrà file lunghissime. Il consiglio è di andarci alle 7 del mattino per evitarle. Iniziamo dal più difficile, quello che richiede la pianificazione più anticipata di tutti. Gli scavi vaticani, la necropoli che si nasconde sotto la Basilica di San Pietro, sono un'esperienza unica al mondo. Qui puoi camminare letteralmente nelle viscere della storia, dove secondo la tradizione riposa San Pietro stesso. Il problema? I posti sono limitatissimi e controllati direttamente dall'ufficio scavi del Vaticano. Se vuoi visitare questo luogo straordinario, devi muoverti con 2-6 mesi di anticipo, a seconda del periodo. Il mio consiglio è di inviare la richiesta via email all'ufficio scavi tra novembre e marzo se pensi di visitare Roma nella successiva estate. Il biglietto costa circa 13 euro, include una guida obbligatoria e non esistono riduzioni. La strategia vincente qui è semplice: massimo anticipo e massima flessibilità sulle date. Non esiste alcun modo di saltare la fila, perché la prenotazione è già di per sé l'unico modo per accedere. Dalla profondità degli scavi passiamo all'eleganza raffinata della Galleria Borghese, custodita all'interno del suo splendido parco. Questa è un'altra esperienza che richiede prenotazione obbligatoria con ingresso a fascia oraria, ma fortunatamente con tempistiche più gestibili. 30-45 giorni di anticipo sono sufficienti, soprattutto se punti ai mesi estivi, quando la domanda aumenta vertiginosamente. Il costo base è di 13 euro più 2 euro di prenotazione, per un totale di 15 euro, ma attenzione, spesso ci sono mostre temporanee obbligatorie che portano il prezzo a 17 euro. Qui entra in gioco una strategia interessante. Le sessioni del mattino presto, quelle delle 9 o delle 10, si esauriscono sempre per prime. Se vuoi avere più scelta di date, considera gli slot pomeridiani. Importante, la prenotazione è obbligatoria per tutti, anche per chi ha il Roma Pass o l'ingresso gratuito. La Galleria Borghese, con i suoi Caravaggio e le sculture del Bernini, merita ogni centesimo e ogni minuto di pianificazione anticipata. Impossibile pensare a Roma senza immaginare il Colosseo. Questo complesso archeologico, che include anche il Foro Romano e il Palatino, richiede prenotazione con ingresso a fascia oraria, e qui il tempismo diventa cruciale. I biglietti si aprono esattamente 30 giorni prima, all'ora esatta della visita che desideri. Per esempio, se vuoi visitare il Colosseo alle 9 del 15 giugno, i biglietti saranno disponibili alle 9 del 16 maggio. Il prezzo attuale è di 18 euro più 2 euro di prenotazione, per un totale di 20 euro, e il biglietto saltafila è assolutamente consigliato. Durante i mesi estivi, le code possono arrivare a 2 o 3 ore, e stare sotto il sole cocente ad aspettare non è esattamente il modo migliore per iniziare la visita. La mia strategia? Prenota nelle prime ore del mattino, quando il sole è ancora clemente e i gruppi organizzati non hanno ancora invaso l'area, oppure nel tardo pomeriggio, quando la luce dorata rende tutto ancora più spettacolare. Importante: dal maggio 2024 il sito ufficiale è ticketing.colosseo.it.
Collegato spiritualmente agli scavi, ma con modalità di accesso completamente diverse, troviamo il complesso dei Musei Vaticani che culmina nella straordinaria Cappella Sistina. Qui la prenotazione è fortemente consigliata e dovresti muoverti con esattamente 60 giorni di anticipo. I biglietti ufficiali aprono precisamente 60 giorni prima della data di visita e, in alta stagione, spariscono in pochi minuti. Il prezzo del biglietto standard online è di 20 euro più 5 euro di diritti di prenotazione, per un totale di 25 euro. Ma attenzione, è fondamentale prenotare sul sito ufficiale tickets.museivaticani.va. Se cercate su Google, i primi risultati sono quasi sempre annunci sponsorizzati di agenzie private che vendono lo stesso biglietto a prezzi raddoppiati o triplicati, da 35 fino a 50 euro. Voglio fermarmi un istante su questo dettaglio. Prendetevi 2 minuti, perché quello che sto per dirvi non solo vi eviterà brutte sorprese, ma vi permetterà di risparmiare letteralmente il 50% sul costo del biglietto, proteggendovi da un sistema di rincari che molti turisti ignorano. Questo discorso non vale solo per il Vaticano, ma è la regola d'oro per tutta Roma. Siti come il Colosseo, la Galleria Borghese o il Pantheon sono vittime dello stesso meccanismo. Agenzie private e bot automatici rastrellano i biglietti ufficiali non appena escono, per poi rivenderli sui loro portali con ricarichi altissimi. Per difendervi, ricordate, diffidate dai nomi generici. Siti come colosseumtickets.com non sono ufficiali. I siti veri sono quelli istituzionali che finiscono in .va o .it. Occhio al prezzo. Se per un ingresso standard vi chiedono 40-50 euro, invece dei 20-25 ufficiali, siete su un sito di rivendita. Molte di queste agenzie presentano i loro biglietti con etichette accattivanti come Skip the Line o Accesso prioritario, facendovi credere che stiano vendendo un servizio speciale per evitare le code. In realtà, vi stanno vendendo esattamente lo stesso biglietto che trovate sul sito ufficiale, ma ricaricato di 25 euro di commissioni. La verità è questa. Comprare il biglietto online, qualunque esso sia, serve a una sola cosa: evitare la fila estenuante alla cassa fisica, sotto il sole. Chiunque acquisti in anticipo, sia sul sito ufficiale a 25 euro che tramite agenzia a 50, salta la coda per acquistare il biglietto alle casse vicino ai luoghi da visitare. Nient'altro. Non esiste alcun ingresso speciale, nessun corridoio VIP e nessun trattamento diverso. Inoltre, ricordate che nessuno salta mai i controlli di sicurezza e il metal detector. Quelli sono obbligatori per tutti e rappresentano la vera causa delle attese nei giorni di punta. Il sistema è semplice. Le agenzie svuotano i calendari ufficiali con sistemi automatici e quando voi trovate sold out sul sito ufficiale, siete costretti a rivolgervi a loro. Se il sito ufficiale è esaurito e la vostra data è fissa, l'agenzia rimane l'ultima risorsa, ma acquistate con la consapevolezza che state pagando un sovrapprezzo importante per la stessa identica esperienza. In definitiva, prenotare online è essenziale per non sprecare 3 ore in fila in mezzo alla strada, ma farlo sul sito giusto vi garantisce lo stesso risultato alla metà del prezzo. Una novità del 2023 ha cambiato le regole del gioco per uno dei monumenti più iconici di Roma, il Pantheon, che per secoli è stato accessibile gratuitamente, ora richiede un biglietto di 5 euro. La prenotazione è obbligatoria solo nei weekend e nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali puoi fare la fila e pagare direttamente all'ingresso con carta o contanti. Per i weekend e i giorni festivi la prenotazione è obbligatoria e va effettuata sul portale ufficiale Musei Italiani. L'acquisto del biglietto online è una mossa furbissima. Ti permette di entrare velocemente attraverso un accesso dedicato, mentre tutti gli altri sono costretti ad aspettare in coda alle casse fisiche sotto il sole. È il modo più rapido per garantirti l'ingresso senza sprechi di tempo. La strategia migliore resta comunque quella di visitarlo prima dell'orario di punta, idealmente tra le 9 e le 11. In questi momenti la luce che filtra dal grande oculo centrale crea effetti magici sulle antiche pareti, regalandoti l'atmosfera più suggestiva possibile. Restiamo nell'area archeologica centrale per parlare di un'esperienza completamente diversa. La Domus Aurea,
la sontuosa residenza che Nerone fece costruire dopo il grande incendio del 64 d.C. Qui la prenotazione è obbligatoria e l'accesso possibile solo con tour guidato, il che significa che l'esperienza è già strutturata per evitare affollamenti eccessivi. Prenota con 4-6 settimane di anticipo, soprattutto in estate, e considera che i prezzi variano. Circa 18 euro per l'ingresso standard o 26 euro per i tour con realtà virtuale. Quest'ultima opzione, pur costando di più, ti permette di vedere la Domus com'era al tempo del suo splendore. Attenzione fondamentale, la Domus Aurea è solitamente aperta solo nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica, poiché è ancora un cantiere archeologico attivo. Non pianificare questa visita nei giorni feriali. Risalendo dal sottosuolo, torniamo a camminare sulle rive del Tevere, dove si erge il possente Castel Sant'Angelo. Qui la prenotazione online è consigliata soprattutto per evitare le file durante l'alta stagione. Il prezzo statale indicativo è di circa 13 euro più un supplemento di 1 euro e il saltafila è particolarmente utile nelle ore pomeridiane quando i tour organizzati affollano l'ingresso. Per un'esperienza più rilassata, le terme di Caracalla rappresentano una prenotazione decisamente più facile rispetto alle attrazioni precedenti. Il costo è contenuto, circa 8 euro più 2 euro di prenotazione, e sebbene il saltafila non sia cruciale come al Colosseo, ti evita comunque attese alla biglietteria che possono rubarti tempo prezioso. Per quanto riguarda riduzioni e gratuità, è importante conoscere le regole aggiornate per evitare sorprese. I ragazzi under 18 entrano gratuitamente nei musei statali come il Colosseo e la Galleria Borghese, mentre i giovani tra 18 e 25 anni cittadini dell'Unione Europea possono beneficiare del biglietto ridotto a 2 euro nei siti statali. Un errore comune riguarda gli over 65. Dal 2014 non esiste più la gratuità per questa fascia d'età, quindi pagano il biglietto intero. Infine, la prima domenica del mese, i musei statali sono gratuiti per tutti, ma attenzione, in queste giornate il Colosseo e la Galleria Borghese diventano praticamente impossibili da prenotare per l'altissima domanda. I consigli pratici che funzionano sempre sono: prenota appena si aprono le fasce orarie ufficiali, generalmente circa 30 giorni prima per molti siti. Scegli orari meno popolari come la mattina presto o il tardo pomeriggio. Approfitta delle audioguide incluse nei pass combinati per arricchire l'esperienza senza costi extra. Verifica sempre le riduzioni statali disponibili. Roma è una città che premia chi pianifica. Ogni prenotazione anticipata è un investimento nella qualità del tuo viaggio. Ogni biglietto saltafila è tempo guadagnato per perderti nelle stradine di Trastevere o per goderti un tramonto dal Gianicolo. Non lasciare al caso quello che può essere organizzato e la città eterna ti ripagherà con esperienze indimenticabili.